Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Come avete già capito dalla copertina, oggi andrò a installare la retrocamera della nostra autoradio Android. Ok, iniziamo. Perfect, perfect, perfect. Ok ragazzi, la retrocamera si presenta in questo modo. Al suo interno troviamo un manuale di istruzioni, troviamo anche una piccola presa a tazza per effettuare il foro nel quale andrà posizionata la nostra retrocamera. Ok, poi ovviamente troviamo la nostra retrocamera, eccola qua, insieme ai suoi cavi per l'installazione, uno dei quali che ho già collegato è questo qua. Vedete, qua vi mostro come va effettuato il collegamento dietro l'autoradio. Andiamo a prendere un jack e lo andremo a collegare al jack femmina con la scritta Come In, ok? A questo qua, Come In, andremo a collegare, e il filo rosso lo andremo a collegare al filo arancione di questo connettore qua. Vedete? Di questo connettore qua, ok? In questo modo, ecco qua, ok? E ci andremo a collegare il filo viola. Poi l'ho fatto passare dentro il cruscotto e l'ho fatto uscire dal vano portaoggetti. Vedete? Insieme al cavo per la retrocamera. Quindi lo andrò a far passare da qua e lo andrò a prendere al portaoggetti. Ok? Lo faremo passare da qua dentro. Ok? Vedete? Si è accesa la luce e lo faremo passare da qua dentro. Ok ragazzi, ho fatto passare il filo delle uscite USB da qua dentro e il filo per la retrocamera, ok, sempre da qua, e l'ho preso da qua al portaoggetti, eccoli qua, vedete, e i fili per la retrocamera. Ok, queste sono alcune riprese dell'installazione della nostra autoradio Android. Se volete vedere il video completo, qua vi lascio il video dell'installazione passo a passo della nostra autoradio Android, ok? E noi continuiamo. Ok, poi riprendo i cavi da dove li ho lasciati, eccoli qua, vedete i cavi per la nostra retrocamera, li farò passare da qua, tutto intorno, da sotto il battitacco fino in fondo ad arrivare al bagagliaio, già che lì ovviamente andremo a installare la nostra retrocamera e ci andremo a collegare all'alimentazione, ok? Ok, per farle passare andrò a smontare questa parte qua. Come vedete ci sono due viti a Torx, ok? Le andrò a rimuovere. Rimosse le viti, questa parte qua la andremo semplicemente a sganciare, andremo a tirare in questo modo e poi verso in alto, ok, ed ecco qua. Poi farò passare il cavo della nostra retrocamera da qua dentro, da qua, vedete, lo riprendo qua dietro, l'ho ripreso da qua dietro, le farò fare un giro da questa parte in modo tale che non dia fastidio al meccanismo del nostro vano portaoggetti, ok? Farò fare questo giro e lo mando qua dentro. Ho fatto passare tutto quanto il cavo, l'ho mandato qua dietro, passa da qua, entra qua dentro e viene qua. Prima di rimontare il pezzo in plastica facciamo una prova che il nostro cavo non dia fastidio
al meccanismo del nostro vano portaoggetti. Ok, vedete, non succede niente. Possiamo rimettere il suo coperchio. Ragazzi, qua abbiamo fatto, una volta che abbiamo fatto passare il filo da dentro a questa parte, richiudiamo tutto, ok, e lo faremo passare da qua dentro. Vedete, io l'ho fatto passare da dentro, qua sotto, qua ve l'ho lasciato fuori per farvi vedere da dove ho passato. Poi sempre continuiamo in questo modo. Poi ho fatto questo giro, vedete, questo giro qua l'ho lasciato fuori per farvi vedere. Continuiamo, poi sono passato da qua, questo si sgancia, lo faremo passare da dentro e poi l'ho portato fino in fondo al bagagliaio. Vedete, e lo andremo a riprendere qua. Ragazzi, una volta che abbiamo fatto passare il nostro cavo della telecamera dappertutto, ovviamente senza farlo vedere, io l'ho ripreso qua. Andremo a smontare questa parte qua del bagagliaio in plastica, andremo a rimuovere questa vite a Torx, poi andremo a rimuovere una vite a croce, 2 e 3. Rimosse le vite, poi lo andremo semplicemente a sganciare e verrà via. Vedete? Ecco qua. E lo abbiamo smontato. Ok ragazzi, una volta smontata la parte in plastica, troveremo subito in basso a destra i cavi al quale noi ci andremo a collegare per l'alimentazione della nostra retrocamera. Poi andremo a rimuovere questa guarnizione che fa da tappo, già che da qua faremo passare i nostri fili della retrocamera. Ok, vedete, da qua dentro faremo passare la nostra retrocamera, andremo a installare qua, le faremo passare per dentro e la andremo a prendere qua. Ok, ragazzi, ora andremo a effettuare il foro con la nostra fresa a tazza. In questo modo lo andrò a effettuare in mezzo alle due plafoniere della luce targa, in questo modo. Ok ragazzi, come avete visto ho effettuato il foro, eccolo qua, vedete, l'ho effettuato in mezzo alle due plafoniere delle luci targa. Ok ragazzi, effettuato il foro, faremo passare i fili della nostra retrocamera in questo modo. Ok, poi posizioniamo la nostra retrocamera. La nostra retrocamera andrà a pressione, vedete, quindi andremo a incastrare per bene ed ecco qua. Ok ragazzi, un consiglio che vi voglio dare è che quando voi andrete a effettuare il foro per l'installazione della retrocamera, fate molta attenzione, già che sono presenti anche i fili dei sensori di parcheggio ed ovviamente delle luci targa. Ok, attenzione. E ora andrò sotto l'auto per poter passare i fili della retrocamera all'interno. Ok ragazzi, siamo sotto l'auto, come vedete questi sono i nostri fili, andremo a prendere e li andremo a far passare dal foro che si trova là, vedete, da là, in questo modo. C'è poco spazio per riprendere, vediamo. Ok ragazzi, vedete, ho preso i fili e li ho fatto passare da là ed eccolo qua, vedete,
ora andrò a effettuare un piccolo foro, farò passare i fili di qua dentro e rimetto il tappo. Farò passare i fili in questo modo, 1 e 2. Vedete? Ecco qua. Fatti passare i fili, rimettiamo la guarnizione che fa da tappo. Ok ragazzi, una volta che abbiamo portato tutti quanti i cavi dietro, vedete, questo qua è il jack che abbiamo portato fino al bagagliaio, che è collegato dietro la nostra autoradio. Questi qua sono i cavi che provengono dalla nostra retrocamera. Questo qua è il cavo per l'alimentazione. Ok, ora effettuiamo i collegamenti che andremo a effettuare. Ovviamente andremo a collegare il jack giallo con il jack femmina giallo, in questo modo. Poi andremo a collegare il cavo dell'alimentazione al jack femmina rosso, in questo modo. Poi andremo a prendere il filo rosso positivo e il filo rosso positivo del jack giallo che abbiamo portato dietro e li colleghiamo insieme. Ok, a questo punto avremo un positivo e un negativo, il quali le andremo a collegare al fanale della retromarcia. Ok, quindi andremo a trovare il filo positivo e il filo negativo del fanale della nostra retromarcia, che come vedete sono questi qua. Ragazzi, come vedete qua abbiamo due fili, uno nero negativo e il grigio e nero è positivo. Ok, il filo positivo è il grigio e nero e il filo negativo è il nero, che ovviamente le andremo a trovare qua, ok, dove ci siamo fermati con i cavi. Su questo mazzo qua troviamo il filo nero negativo e il filo grigio e nero positivo. Ok, questi due qua ci andremo a collegare in questo modo. Vedete, mi sono collegato con dei rubacorrente e dei faston. Mi sono collegato al filo nero, ovviamente l'ho collegato al filo nero dell'alimentazione negativo, e il filo grigio e nero positivo l'ho collegato a entrambi i fili positivi della nostra retrocamera. Ok ragazzi, radunati tutti quanti i fili, andrò a rimontare il tutto e vi farò vedere il risultato finale. Ok, ok ragazzi, siamo in macchina, ora andrò a mettere la retromarcia ed ecco a noi che ci compare la schermata della retrocamera. Ok, come vedete funziona, questo è il risultato finale. Se il video ti è piaciuto e soprattutto ti è servito, regalami un like e noi ci vediamo in un prossimo video.